Buongiorno amici, bentrovati sul mio canale, io sono Daniele. Oggi vi voglio far vedere una fioritura della Restrebia Landsbergi. È piccolissima e carinissima, con tutti questi puntini, se riuscite a vederli, sta cominciando a fiorire. La Restrebia, insomma, mi trema un po' la mano, non riesco a fermarla, va bene, però cerco di farvela vedere il più possibile. Stasera lascio è meglio. Ok, almeno eliminiamo il tremonio. E come Restrebia la solita coltivazione, c'è una pianta che se la mettete a fresco, se la mettete in fibra di cocco dà il massimo, ha delle fioriture sorprendenti, praticamente sembra una figura dei boschi, infatti la Restrebia cresce nei boschi. C'ha queste antennine, io cerco di farvela vedere il più possibile perché merita veramente come pianta, una semplicità estrema nella coltivazione. Abbiamo detto anche negli altri video, preferisce rimanere sempre umida, quindi la fibra di cocco aiuta come substrato a fare questo lavoro. Le concimazioni, se prendete il concime organico, vanno benissimo perché non diamo alti titoli di azoto o potassio, la pianta gradisce. Eccola qua. Il problema sarà in estate, quando qui in appartamento arriveremo a 30 gradi, 32, cercheremo di metterla in qualche posto più fresco possibile. Cerco di farvela vedere sotto la luce perché sono miniature tremende, bellissime. Ho tanta soddisfazione perché fanno fiori in successione, cioè praticamente uno dopo l'altro, crescono da sotto la foglia, se vedete parte ecco da sotto la foglia. Buona caratteristica delle pleurodallidine, da sotto la foglia vengono fuori fiori in successione. È carina proprio come pianta, questa è quella che si è mantenuta un po' meglio dalla calura estiva dell'anno scorso. Eccola qua. Questa l'ho presa all'orchideria di Morosolo da Giancarlo Pozzi, che ne ha una quantità abbastanza elevata a disposizione come fiori, come tipologie, ma sono belle. Adesso ne dirò un'altra che siamo qui nel video. Questa abbiamo già fatto il video, è la Antennifera del Brasile. Ecco. Questi sono fiori che stanno sbocciando, questi altri che vedete qua sono fiori che sono andati. Sono macchine da fiori, tantissimi. Questa è la cuprea. Diciamo mi piacerebbe averle tutte, Poi piano piano ci organizzeremo. Danno tantissima soddisfazione, cioè praticamente se date l'acqua la prendono ben volentieri. Purtroppo queste o in fibra di cocco o in sfagno, non c'è altra alternativa perché le radici sono finissime, sono piccolissime, quindi se mettete barche, se mettete altri substrati rischiate perché poi degradano facilmente. E una differenza che noto io nella mia coltivazione: il bark praticamente all'inizio non si bagna, poi quando si bagna troppo, diventa scuro, tende a far muffe, tende a fare animaletti, funghi, insomma il bark personalmente per questa tipologia di piante, ma in generale proprio come prodotto piace poco, però è un substrato, il bark, che si usa da anni e anni e anni. A me personalmente mi ci trovo poco bene perché per bagnarlo diventa un po' difficile, in quanto non sai mai all'interno quello che succede. O lo metti in vaso di terracotta, ma tale che riesci a arginare un po'. Il legno è un prodotto organico vivo, quindi c'è tutte le sfumature del prodotto organico. All'interno dell'appartamento praticamente in estate vai a 30 gradi e 20% di umidità, in inverno vai a 80% di umidità, dovresti avere un calcolatore scientifico per fare i conti di quando va a bagnarlo. Ecco, invece con la fibra di cocco uno se ne accorge che diventa chiara, quando diventa bionda è ora di bagnarla. Sono bellissime, bellissime, crescono nei boschi, nelle Andi, nella zona delle montagne, quindi li troviamo da 1500 a 2000 metri
e crescono in quelle zone dove non c'è mai il sole, è l'eterna nebbia. Ve la consiglio, se volete prenderla dai vivaisti ce ne sono, orchideria Morosolo non trovate tante, se no le vendono anche Gioele Porrini sulla Varesina Orchidee, e potete scegliere voi dove prenderle. Entrambi sono professionisti, puntuali nelle consegne. A voi. Questa è la fioritura, è di qualche giorno e oggi avevo un attimo di tempo perché fuori le condizioni climatiche sono un po' avverse. Benissimo, questo è un video fuori programma. A voi buona giornata, grazie di avermi seguito, a presto.